Oggi parleremo con un ragazzo che ci racconterà la sua storia, ed è una storia magari di redenzione, no? Commettendo reati in passato, avendo avuto problemi, racconti ai ragazzi quelle esperienze poi sono utili proprio per evitare di ricadere in errori simili. Perciò se vi interessa, altrimenti venite qua e vi fate tatuare le chiappe. Qua ci sono tutti i prodotti: Energy Aminos se vi sentite stanchi, Endurance Drink se siete stanchi durante l'allenamento e Workout Aminos. Oltre agli amminoacidi ci sono anche le vitamine e tutto quello che vi serve. Gli ingredienti sono sempre di prima scelta, altissima qualità e biologici, comprese le proteine whey biologiche da pascoli d'alta montagna della Nuova Zelanda certificate. Food Spring sponsor di Scuola di Botte. Ti è venuto a tatuare praticamente. Giusto. Che ti sei tatuato? Amen. Amen. E perché Amen? Beh, perché credo sono molto cristiano. Mi aiuta a essere più sereno. Yuri. Nasco e cresco a San Basilio, ci sono stato fino a 15 anni, poi mi sono spostato a Ostia perché mia madre si era lasciata con mio padre e quindi ci siamo spostati a Piazza Gaspari. Perciò ho fatto proprio i quartieri migliori, sì, quelli San migliori, Basilio, Piazza Gasparri. Quelli migliori. E poi da là a 16 anni mi sposto in Calabria, ancora meglio perché vicino Rosarno, provincia di Reggio Calabria, perché mia madre da là ha cambiato ancora vita e ci siamo spostati là. Poi non mi piaceva tanto, quindi sono tornato alle mie origini, che sono Roma. Tornando qua che ho fatto parecchi danni. Ma il fatto di aver fatto questi quartieri problematici, no? Perché San Basilio, certo, non deve nasconderci, è un quartiere problematico, Piazza Gaspari è un quartiere problematico, certo. Cioè tu crescendo e vedendo quello che succede nei quartieri ti ha cambiato le idee, ti ha portato a pensare in quel modo? Cioè gli errori che hai fatto nascono da quello? No, abitare nei quartieri così, se sei una persona intelligente te apri la mente, perché tu puoi osservare e quello che capita davanti a te non è sempre uguale a quello che capita a tutti. Poi il passato di famiglia e quello che ho vissuto mi ha portato a fare dei sbagli, che poi in ogni quartiere c'è il giusto e ho sbagliato, c'è quello che sarsa alle 5 di mattina come c'è quello lì che va a dormire alle 6 di mattina, ma penso questo a San Basilio come in qualsiasi quartiere di Roma. Certe volte lo sbaglio è questo, no? Passa il messaggio che certi quartieri come San Basilio, come Torbella Monaco, come tanti altri, passa il messaggio ma là so così, ma là so cos'ha. No, tutto dipende da come vieni educato, da come vieni cresciuto, che possibilità di crescita c'hai, perché poi c'è chi c'ha il genitore, chi non ce l'ha, chi sta da solo, è anche un po' quello, ma pure da quanto tu vuoi aprire la mente e vuoi guardare. Mi è morto mio padre, da là mi si è aperta sto mondo, ho cercato vie più brevi per arrivare a quello che io volevo ottenere nella vita. Forse tutte le mie, come te posso dire, rabbie interne mi hanno portato poi a essere quella persona là. Poi comunque vengo già da una famiglia portata a fare quello, tutti fanno quello. In famiglia tua tutti avevano avuto problemi con la legge? Tutti tranne mia madre, sia dalla parte di mio padre che dalla parte di mia madre, addirittura mia nonna, quindi per farti capire, vengo proprio da un'altra scuola, però non penso che sia quello che mi ha fatto diventare quella persona là, perché io sono stato sempre uno di quelli che ha detto non mi farò mai una canna, andrò sempre a lavorare. Da quello che ho visto volevo essere il contrario, perché mio padre era quello che era, pure una persona difficile perché segnata al CIM, con problemi abbastanza seri, poi nel crescere ti restano ste rabbie dentro. Probabilmente la morte sua me l'ha fatta scoppiare. C'ha la fame quella vera. Sta tutto il giorno attaccato. Certo, bravo. Poi lui lo sa perché de Ponte Mammolo stiamo a fianco, quindi la realtà di San Basilio la conosce bene, dove magari 20 su 30 sono morti di fame, non c'hanno davvero la sera per mettere da mangiare sul tavolo e quindi di conseguenza tutti quanti si devono arrangiare qualcosa, lasciano così perché così tutti i disagi che ci stanno li spostiamo tutti in periferia. Roma rimane bravo. Roma rimane pulita, ma andiamo tutti là. Non è così, perché se te scordi le borgate la gente fa una brutta fine. C'è gente, amici mia, che conosco da una vita, che hanno paura di che so di San Basilio nei curriculum quando vanno a trovare lavoro, perché a prescindere hanno paura. Vado solo per quartiere. Bravo, perché te sei di San Basilio, mi puoi rubare, mi puoi fare, ma questo vale pure per quelli di Torbella Monaca, non solo per quelli di San Basilio o quelli di Quarticciolo. Tu invece, avendo avuto magari tuo papà che aveva tutti questi problemi, oltre al problema che poi c'è anche un'altra cosa che viene purtroppo ignorata, che la salute mentale spesso ti porta a delinquere, perché giustamente
come mi hai raccontato, magari lui si sentiva mal di testa, cioè aveva bisogno comunque di accedere a determinate cure, ma non potendolo fare ripieghi su altre cose. Assolutamente. Se qualcuno ti si scorda, te devi ricordare a te, no? Se te vuoi cambiare, se hai la forza mentale di cambiare, lo puoi fare. Ho due sorelle e un fratello, però per me sono fratelli, però io per loro sono fratellastro, perché mia madre ci ha avuto una relazione prima di mio padre e quindi ci ha fatto 3 figli. Loro abitano ai Ponti, un'altra bella realtà. Poi tu hai iniziato a delinquere e sei finito in carcere. Sì, Non subito, però eri cosciente che prima o poi saresti finito in carcere? Sì, avevo messo un conto, poi addirittura c'erano frangenti in cui sfidavo proprio le forze dell'ordine, quindi da che sono loro che vengono appresso a te, a volte ero io che andavo appresso a loro per vedere chi era più forte. Ho messo in preventivo, ma l'ho capito soltanto quando ho perso la libertà, quello che facevo, perché prima pensavo solo a sta bene, poi quei soldi che te fai ne dai peso perché sei giovane e non pensi a quello che può accadere dopo, te godi il momento, poi però quando finisce tutto e le luci si spengono rimani da solo, perché finché c'hai i soldi e fai, allora sono tutti amici, ma quando sono finiti i soldi è finita, scendi dal palcoscenico perché qua la storia è finita, rimani da solo. Io ho dormito in mezzo alla strada, a ospedale, con mia moglie incinta dentro le macchine, quindi ne ho viste tante, ne ho passate pure tante. Questo ti aiuta a essere solo più forte mentale. Però tu una volta che sei stato in carcere non è che hai imparato un mestiere o ti sei ritrovato arricchito, o perlomeno non arricchito per la società normale, magari uno si può arricchire per la società criminale e impara qualcosa in più. Quando sei uscito, qual è la parte più difficile per poi rientrare in società? Allora, intanto parto da quello che tu dici. In carcere non puoi imparare niente, perché nei carceri in Italia non c'è un recupero per i detenuti. Vai a Rebibbia, c'è sta il posto per lavorare, però non è che puoi lavorare solo te, ci stanno magari 500-600 detenuti che devono lavorare, quindi a giro devono lavorare tutti. E quindi alla fine dei conti non ti sei imparato niente, no? Stai 24 ore al giorno chiuso là dentro, se non ti fanno fare qualcosa, te che fai? Parli di quello che hai fatto te, di quello che ha fatto lui e di quello che potevamo fare insieme io e lui quando uscimo. Quindi se sei entrato con diploma di fumo, esci con una laurea di cocaina, o viceversa, di rapine, eccetera. Quando esci la cosa più difficile è intanto riabituarti a una vita normale, perché dentro è tutto amplificato e comunque un po' il cervello poi non vai, te lo tocca, perché là te non decidi niente, sei il numero, decidi, tutto loro decidono. Le difficoltà quando esci sono tante, infinite, che nessuno può capire, perché possono essere sia mentali, sia a livello di rapportarsi con le persone, sia a livello di paure, perché uno che per dite se fa 10 anni di carcere esce, ha paura pure dell'ombra sua, quindi le difficoltà sono anche tante. Perché trova un mondo cambiato pure. Assolutamente. Tu entri che ci stavano i telefoni bravissimo, ci stanno gli iPhone. Bravo, io sono entrato, c'era il 3310, cioè devo dire la vita al quinto piano non si rompeva, sono uscito, mi hanno dato il Nokia a 2 telecamere, dico ma che è sta roba? ma che mi hai dato? Ma che sta da giocare, ma che te? Mi ricordo un amichetto mio mi ha detto oh, vieni a fare il parcheggiatore un par di ore al giorno, mi serve. Andavo là, stavo così, dormivo, ma mi dicevano ma che sei ritardato, ma c'è qualche problema, perché è proprio un altro mondo. Oppure a casa facevo le stesse cose che facevo quando stavi là, no? Lavi i panni, stai affacciato, ci devi un po' combattere con la mente. Addirittura c'è gente che deve andare a farsi curare, perché mica tutti reggono la botta del carcere, perché il carcere può essere formativo, può essere punitivo, può essere, tutto è da come la prendi mentalmente. Credo che devi essere forte però per poter affrontare quello. Infatti io penso che oggi, ai giovani di oggi che fanno determinate cose, ci devono pensare prima, perché poi dopo indietro non si può più tornare. Una volta che sei pregiudicato, lo dice la parola stessa, sei pregiudicato per sempre, bravissimo. Ma la cosa più brutta è che se tu ci metti del tuo e vuoi recuperarla la vita che hai sbagliato, non ci riesci mai, Io sto ancora appagaureato dopo 15 anni che l'ho fatto, oggi che ho 2 figli, una famiglia, che ho avuto attività, che mi sono comportato bene, che voglio fare del bene, cerco di fare del volontariato, cerco di essere più dritto possibile, ma in Italia non è possibile, è proprio che non ci si riesce. Non è che dici oh famolo, no, non ci si riesce. A volte sembra quasi che gli convenga che comunque esista una realtà del genere, no? Perché poi comunque crescono ragazzi che nessuno te lo spiega che c'è sta qualcosa al di fuori della borgata, che potresti costruirti un futuro, cioè quasi che
vivi lì, tu vedi Bravo. magari i genitori, i parenti che fanno le stesse cose, tu Bravo. finisci a fare lo stesso e poi dopodiché dici vabbè adesso sto dentro una buca ancora più grossa, che come faccio a uscirne se già prima comunque non c'avevo né arte né parte, in più ora magari per necessità di vita finisco a fare determinate cose e poi dopodiché quando esci sei che recuperabile. Se uno vuole essere recuperato, intanto deve partire da te, però non è solo così, perché poi ci deve stare pure Chi qualche te strumento sostiene, certo. che ti aiuta, perché se te lo vuoi fare, ma tutti ti continuano a dire che non si può fare, poi prima o poi te per forza devi risbattere a quello che stavi a fare, perché che fai? O te mori di fame, oppure cerchi un'alternativa, che può essere legale, ma pure illegale. Io infatti dico sempre ai ragazzetti sotto casa mia, che buttano il tempo e bruciano nel niente, che la vita può essere fatta di sbagli, ma anche di rivalsa, perché se te sbagli una volta non vuol dire che sei finito, cioè la vita va avanti, se te giri sempre indietro siamo finiti tutti. E poi soprattutto l'importante è che le idee che c'hai, pure se sono illegali, le fai diventare legali, perché tanti ragazzetti a Roma sono sprecati, perché come dice lui vivono quelle situazioni e se pensano che fuori da quella situazione là non esiste il mondo, è solo quello, basta che qualcuno glielo fa vedere come funziona, secondo me. Il rapporto tuo con le droghe? La droga purtroppo è una di quelle cose che ti abbatte proprio. Sì, diciamo che io ce l'ho avuto parecchio, perché vendendolo, no? Però c'è anche chi vendendola magari ci sta attento, Sì, evita sì. perché... Appena ho cominciato non era pure io ero così, no? Mai fatto uso delle sostanze. Poi appena ho provato però è stata la rovina mia, perché non ci stai più con la testa. E quando devi fare certe cose è come il lavoro quello, c'è di sta con la testa, se no non lo puoi fare. E te devo dire, mi sono massacrato un bel po', mi sono massacrato, perdi di vista obiettivi, tutto, perché tu ti svegli con quei obiettivi là, no? Qual è? Fa quello, perdi di vista tutto. Finché un giorno mi sono svegliato e ho detto basta, non è possibile, che devo fare? Devo fare questo per sta male? No. Che tu avevi iniziato a usarla tanto la sostanza. Sì, perché poi c'hai 3000 problemi, quello così, quell'altro colà, e te perdi di vista proprio tutto e te infogni solo in quello. Quando ho visto però che era arrivato, penso ormai dopo il dolce, e stavo male ogni volta che lo facevo, perché lo facevo, te senti il leone, poi la mattina ti alzi sei un coglione, perché in realtà dei fatti che palle c'è là chi si sveglia la mattina alle 5 e fa una vita regolare, ti svegli, ti guardi allo specchio e dici ma che merda è questa? Cioè è partito dalla tua testa? Sì, lo smetti? sì, ma senza nessun aiuto di nessuno. Mi sono alzato una mattina e ho detto basta, non posso stare male perché questa è una merda. È l'unico modo. Sì, ho situazioni in casa uguali, io ho mia cugina, si è fatta 5 anni di San Patrignano, è come se non si è fatti. È uscita, la prima cosa che ha fatto è farsi una pera. Quindi perché? Perché abbiamo presa e ce l'abbiamo portata. Però se parte da qua, volere e potere, tutto da qua, no? In qualsiasi cosa, pure chi si fuma le sigarette, no? Se fuma le sigarette non è che t'ha ordinato il dottore, no? Te la vuoi fumare a te, ma tanti hai visto, no, perché vedo lui che fuma, fa il gesto, mi viene pure a me. È solo una scusa a te stesso per dire che te vuoi fumare la sigaretta, però non vuoi ammettere che te la vuoi fumare a te, capito? È uguale quando fai uso delle sostanze. Chi dice no, ma domani smetto, ma domani faccio, ma no, ma non mica ero io, ma mica ho fatto. Perché? Perché vuoi soltanto giustificarti. Penso pure che chi fa uso delle sostanze dietro c'ha sempre un problema, o chi si imbriaca, o chi diventa alcolizzato, comunque dietro c'ha sempre un problema di fondo. Non è che penso che uno gli piace la mattina si alza e dice oh, oggi voglio drogare. Penso non sia così. Penso che dietro c'ha sempre una storia, un dramma, perché chi è che può arrivare a drogarsi? Se sei intelligente, sei sereno e hai fatto una vita regolare, ci stanno quelle persone deboli che purtroppo non riescono. Sentirsi accettati semplicemente, cioè capito, magari Assolutamente. che essere trascinatori del gruppo vanno loro a prestare Certo, quello è ancora più brutto, perché è una cosa che la decidi te, è una cosa che tu fai decidere dall'altro quello che devi fare, vuol Ma dire ce che ne stanno tanti. no, per carità, ma là vuol dire fra che là non c'hai personalità, non c'hai carattere. Se ho fatto qualcosa ho voluto fare io, mai perché mi ha detto un altro. Se faccio qualcosa di sbagliato lo voglio io, se faccio qualcosa di positivo e che resta lo voglio sempre io. Tu quanti anni c'hai adesso? Io ce n'ho 39. Quanti ne hai passati in carcere? Diciamo fra più cose, arresti, quasi una decina. E oggi tu ti senti libero dalla droga, nel senso non ti viene Sì, voglia, no, non c'è mai stato un amico che ti ha detto ma sai, No, proprio 000, no, io perché tanti ci ricascano, come no? non perché No, come no, però sai, purtroppo il cervello spesso poi si modifica chimicamente allora, guarda, già già il fatto che io cambio perché conosco mia moglie che è una santa donna mi cambia proprio la vita, no? Poi la nascita dei miei figli, punto,
e riparto da loro. Quindi pure se mi è capitato andare a delle feste con amici, io ho pure amici più giovani di me, quindi frequento più amici giovani che di età mia. Magari è capitato, abbiamo fatto una festa, una cosa, ci sta sempre qualcosa, ma non, se lo voglio fare lo faccio, se non me va non lo faccio, però non sento il bisogno, a me ti dico la verità mi fa schifo, perché mi ha rovinato la vita. Come può piacermi una cosa del genere? Mi ha rovinato la vita, l'ho voluto io, non è che l'ha voluto qualcun altro, però se ci penso dico mi fa schifo, ma a volte sono stato male solo per semplice fatto che ho pensato che ho potuto fare del male ad altre persone, perché poi c'hai una coscienza e quella quando vai a dormire ci puoi far conto solo te. Te penso che chi sta in carcere pensa tanto, può fare solo quello, o pensa o legge o cerca di impegnare il tempo in un altro modo, però penso che se sei bravo lo puoi sfruttare per pulirti l'anima, la mente e ripartì da quello che tu pensi che sia importante per te, perché non deve sempre essere una cosa negativa il carcere. Ok, ho sbagliato, sono andato in carcere, arresti domiciliari, quello che sia, come ho detto prima, io ancora sto a pagare, sono affidato ai servizi sociali, però questo non significa che qualcuno mi deve dire non sei capace a fare una cosa, o te sei una persona disonesta o sei una persona de merda. Quando fai certe cose devi mettere in conto quello che hai fatto, a piagni addosso, tanto se te ti piagni addosso non cambia niente. Puoi soltanto pensare a quello che vorresti fare dopo. Pensi a quello che vuoi fare dopo, ti concentri su quell'obiettivo e vai avanti. Se ti piagni addosso non va bene al carcere, perché non puoi essere quel tipo di persona al carcere, non puoi piangere. E questo l'esterno, cioè ti aiuta il tuo interno, come dici tu, la tua personalità, la tua forza, ma è anche l'esterno però, le visite, che ne so. Allora, per i carcerati le visite sono importantissime, infatti voglio dire, non mancate mai ai colloqui dei carcerati, stategli sempre vicino, pure se stanno arresti, sempre una parola di conforto, una chiamata, qualsiasi cosa, perché per i detenuti è importantissimo, aspettano sempre quel momento là, però la forza la puoi trovare solo in te, perché là sei te, non c'è nessun altro, te e basta. Tanto i servizi sociali mi hanno dato... È una misura alternativa al carcere? Sì. Mi danno questo perché per 12 anni non faccio reati, faccio la brava persona e quindi questo qua è, diciamo, come posso dire, un regalo dello Stato. Ti dicono bravo, non hai fatto reati in tutti questi anni, ti dovremmo mettere dentro, però ti diamo questa alternativa. Sì. E questo allo Stato lo va riconosciuto una cosa positiva. Certo, però mi danno pure 14 punti, dove mi devo trovare al lavoro fisso, primo punto, poi non posso frequentare pregiudicati e questo è giusto, poi non posso andare nei luoghi tipo il bar, qua roba là, ma il primo punto è quello che mi interessa, mi devo trovare al lavoro, ma se qui già gente normale non lo trova, io che ho affidamento ai servizi sociali e quindi se devo andare a lavorare devo chiedere al magistrato, se mi devo uscire fuori da Roma devo chiedere al magistrato, poi io dai 9 ai 7 devo stare a casa, quindi se trovo un lavoro e dovrei rientrare alle 9:30 di sera devo chiedere al magistrato. Dalle 21 alle 7 mattina. Sì, bravissimo, dovrei chiedere al magistrato il permesso di poter rientrare più tardi se così fosse, ma tu che c'hai in attività, se non mi conosci, così quella è un'altra domanda che ti avrei fatto, cioè tu oggi sei segnato in volto, poi stiamo da un tatuatore, perciò stiamo in tema. Allora, è anche vero che c'è gente che si fa tatuaggi in faccia e manco ha mai fatto un reato, che però gli piace, sembra dicono che chi è rovinato il mondo non c'è tatuaggio, bravo. Però è anche vero che io ti vedo per strada, ti vedo sul tram, ti vedo con due lacrime qua e faccio uno più uno e dico aspetta, magari è incazzato o magari è anche vero, perché potrebbe essere anche quello. I tatuaggi per me sono un'espressione della mia vita, intanto non lo faccio per essere più coatto, più cattivo, eccetera eccetera. Poi questa passione dei tatuaggi nasce proprio quando io ho 10 anni, ho fatto vedere a lui il primo tatuaggio che mi sono fatto io, la checchina davanti allo specchio, ancora si vede, 10 anni c'avevo, quindi per me è proprio una passione e chi lo fa penso deve essere giudicato, però ad esempio quello che mi hai chiesto o che indirettamente mi hai chiesto sono le lacrime, ma le lacrime ci possono avere tanti significati, poi c'è chi se lo fa perché si è fatto 10 anni di carcere, chi se lo fa per una perdita di sangue, io in questo caso me lo faccio per una perdita di sangue, no perché voglio dimostrare a qualcuno, anche se potrei dire, ma non è che c'è da vantarsi se uno si fa 10 anni di carcere, 7 anni di carcere, c'è da vergognarsi se te fai, ma non perché è una vergogna farseli, perché io mi sento sporco per quello che ho fatto, di conseguenza non è che c'è da vantarsi, quindi questi sono soltanto un'espressione di vita, poi ti dico la verità, per come oggi è la società tornerei indietro
alcune cose le cambierei sia della mia vita che dei tatuaggi. Però se è un'espressione ne posso fare meno, che devo fare? È come quello che si droga, io mi drogo dei tatuaggi. In passato sei riuscito pure a lavorare però. Certo, come no, io esco dal carcere, conosco mia moglie, continuo a fare purtroppo altri casini, lì per lì prendo diffide dei 3 anni, eccetera eccetera. A un certo punto però mia moglie mi fa capire che non è vita questa. Comincio a lavorare prima in un ristorante dove facevo l'aiuto cuoco, perché ho fatto la scuola alberghiera io e ci ho attestato da cuoco. Mi piace fino a un certo punto, nel senso che io sono uno che rispetto tutti, poi sono una cifra schematico, non riesco a lavorare con i sozzoni, con la gente disordinata o con quelli che non gli vanno da lavorare, perché con me io sono uno che se va a lavorare dà tutto se stesso, ma questo in ogni cosa. Quindi sì, ho fatto diversi lavori, ho provato sempre a riscattare quello che ho fatto, insomma, no? Lavorando, essere una persona per bene. Ho lavorato nei supermercati, ho portato la carne di notte, ho fatto 2 lavori insieme, supermercato e carne di notte. Ho avuto delle attività mie, delle attività in gestione, quindi insomma ho cercato sempre di uscire più forte di prima da quello che poteva essere un dramma di vita. Quanto ti è costato poi alla fine delinquere? A livello di soldi, a livello di tempo, a livello di affetti? Allora, a livello dei soldi, Tanti. troppi, che tu non sai manco che Tu facci. pensi che ci saresti comprato 3 case, no? A voglia, faccio certe volte dei discorsi con mia madre e dico guarda che fine che ho fatto, no? Mia madre mi dice sei un coglione, ti sei fatto tutti quell'anno di carcere e mo ti ritrovi con una mano davanti e una di dietro, almeno hai fatto, te potevi mettere qualcosa da parte, potevi pensare al futuro, potevi pensare niente. Non ho guadagnati tanti ma mi sono magnati pure male. La cosa che mi è costata di più è ritornare a una vita normale, perché ci metti tanto tempo, perché quando c'è tanta disponibilità economica, ma chi mangia a casa? Vai 200 volte al ristorante al giorno, cioè vai 200 volte. Esci per comprare una maglietta, ne compri 30. 7.000-10.000 euro e spendi così con giorno, ma manco te ne accorgi, tanto dici mo fra 10 minuti li rifaccio, che me frega. Quindi tu gli dai manco peso a sti soldi, no? Perché tanto pensi che ci staranno sempre, ma non è così. Uno dice beh io faccio un reato tranquillo, però che ne sai come reagisce Certo. sia chi fa i reati come te, sia anche chi ti segue, Certo. ti vuole arrestare, eccetera. Certo, guarda, io mi ci sono ritrovato pure dentro alcune cose così, no? Spari, cose, Non mi sono mai sentito di avere paura di niente, perché, ti dico la verità, io sono sempre uno che sta con la coscienza a posto, in qualsiasi cosa fa nella vita. Quando litighi con qualcuno che sta in mezzo alla strada, no? Perché ci può essere sempre quello più matto di te. Non sai mai come va a finire in mezzo alla strada, perché addirittura ci sono state volte che me lo sono sognato. Ma io penso che quello era soltanto l'inconscio mio della vita che fai quando fai troppo uso di droghe. Addirittura mi sognavo che mi atterravano gli elicotteri, capito? paranoie. Sì, gli elicotteri sopra casa, o mi è capitato che magari stavano a fare una redata a un'altra persona, io vedevo quelli, sapevo che mi stavano appresso, mi buttavo in mezzo ai fratti, tutto sfonnato. Te dici, vedi, sei stato 3 ore lì in mezzo ai fratti, questi poi manco con te ce l'avevano, capito? E te voglio dire, la droga ti accentua tutto. Ho sentito storie di amici miei, ho sentito scarellare una pistola, non c'era nessuno. Mio cugino per dite un altro, guardi dentro i cassetti. Ma che sta a cercare? Guardi, dentro al cassetto. La droga è come si dice? La droga ti dà, la droga ti toglie. Lì per lì ti dà, Sì, esatto. lì per lì ti dà, poi ti ritrovi che te leva tutto quello, L'interesse. tutto. C'è gente che la riceve tutte le settimane, la visita in carcere, sta gente che la riceve una volta al mese la visita in carcere. Poi c'è chi è più libero di ricevere, c'è chi magari per ricevere una visita deve fare 1000 domande. Poi guarda, ti dico, mo da quando ci sono stato io sono passati bei più di 12-13 anni, quindi le cose sono pure cambiate, mo ti fanno mandare email, cioè penso più, c'hai le video, telefonate, bravo, videochiamate. ma penso che però queste cose siano tutte cose giuste per i detenuti, perché io penso che uno se ha sbagliato deve pagare, è giusto che deve pagare, ma in maniera dignitosa, perché te puoi scordare la gente, a butti là dentro e te la No, ma la scordi. privazione della libertà è una cosa, poi deve essere trattato come bestia è un'altra. Bravissimo. Cioè, io ti privo della libertà, tu non puoi uscire, però devi stare in una Bravissimo. situazione dignitosa, cioè su quello sono d'accordo pure io. Poi qualcuno dirà, ma ci sono certi che sono proprio delle bestie. È vero, ci sono alcuni detenuti che hanno fatto dei reati
ma gli stessi detenuti li schifano. Beh, Quello certo. ci sono dei bracci appositi per determinate È logico, persone. è logico che se stiamo a parlare poi allora di uno che ha spacciato perché se stava a morire sotto casa, se stava a morire di fame, ha spacciato sotto casa, hanno arrestato le Casfino, no, ma quello che ti pare è un discorso. Poi se stiamo a parlare di una persona che ha stuprato o ha fatto altre cose è un altro discorso. È come quelli lì che hanno ammazzato delle botte con i Casfino, hanno fatto l'omini, hanno massacrato, gli hanno rotto il cuore in quattro, ma però poi hanno paura a farsi mettere fra le persone comuni. Oh, allora, che famo prima? Prima fammi i sboroni e poi dopo te devi nella vita chi sbaglia si deve prendere responsabilità di quello che dice e di quello che fa. Punto. Questa è la vita, non c'è un'altra strada. Cioè io non posso fare una cosa e poi dico che non l'ho fatta, oppure dico o la faccio e poi dico oh scusa, t'ammassi e poi dico oh scusa non volevo fare apposta. Uno intelligente non è che vuol dire che deve andare a studiare per essere intelligente, perché un conto è studiare, un conto è essere intelligenti, un conto è essere attivi, perché se te sei attivo di testa, cerchi di aprire la mente, cerchi di guardarti intorno, prima o poi la strada tua la trovi, perché tutti abbiamo qualcosa di nascosto dentro che fai meglio di un altro, basta trovarlo, sta dentro di noi, è soltanto una cosa che sta là ferma, la devi fare prima, fine, è come un fiore, come l'uovo del pulcino, devi soltanto pensare a quello che vuoi fare. Poi c'è chi ti dirà che non va bene, a chi sarai meno simpatico, a chi ha più simpatici con te più, ma questo che vuol dire? Allora diventiamo tutti spacciatori, delinquenti, criminali, ma non è così. La vita va vissuta in pieno. Nelle difficoltà devi cercare di tirare fuori il meglio, ma non credo che te non c'hai problemi, lui non c'ha problemi, lei non c'ha problemi, tutti ce avevamo i problemi. Il cervello è quello che fa sempre la differenza. Se vuoi essere meglio devi pensare meglio, se invece pensi piccolo rimarrai piccolo. Invece tu che c'hai dei figli, no? Che cosa gli insegni adesso per evitare che sbaglino, no? Certo. Perché immagino che pure tu, quanti anni hanno i tuoi figli? Mi fia 7 e mi fio 10, quindi è un po' più sveglio. Poi lui mi prende molto come esempio, anche ad alcuni amici miei prende come esempio. Tanto sa quello che ho fatto nella vita, perché mi ritrovo così, quindi sono stato costretto a spiegarglielo quello che ho combinato. Ma poi io ho spiegato proprio perché penso che vivo in un mondo dove tutto corre veloce e te devi correre ancora più veloce. Gli spiego tutto quello che è la vita in maniera molto, no? Però gli spiego qual è il giusto, qual è lo sbagliato, che si deve studiare, che si deve evolvere sempre, che c'è la fame, che nessuno ti deve dire mai non puoi, non devi, ma soprattutto che la borgata non è quella cosa che ti fa star male, te la devi vivere per com'è. Io non voglio che mi fio non scende sotto casa mia perché la gente dice che il quartiere mio è brutto, io voglio che mi fio so vive il quartiere, con la gente del quartiere, pensando sempre che gli obiettivi della vita sono altri. Non è quello che puoi vedere giù per strada una volta, o quello che ti fa vedere Instagram oggi, o quello che puoi sentire. Tutto parte da te, no? L'importante è che tu gli dai delle basi. Poi è normale che quando ci avrà 20 anni deciderà lui come, quando e dove. Fa alla fine mia non voglio assolutamente, perché tanto quella vita là non ti porta a niente, ti porterà soltanto a dei disagi, a cose che ti restano dentro, perché io penso oggi, lo sai quante volte combatto con i demoni, perché ho tutte cose mie dentro, no? Magari mi arrabbio e mi arrabbio pure a volte ingiustamente con persone che non c'entrano niente, o addirittura ho ancora dei residui dentro, dei cattiverie mia, e a volte mi arrabbio facilmente e poi mi pento subito perché sono buono. Ai miei figli spiego sempre che nella vita è importante essere delle persone oneste per poi affrontare la vita in maniera diversa, perché già oggi se non studi è difficile, se studi è difficile, pensa se non lo fai. Io mi sono fermato ai superiori, mi sono preso l'attestato, diciamo che non mi piaceva tanto studiare, però sono uno che poi mi piace leggere, mi piace vedere le informazioni, sono uno che vede un sacco di documentari, sono uno che gli piace tanto la storia. Io penso che la cultura non è lo studio, la cultura te la fai tu, che può essere di strada, che può essere di lettura, che può essere di amicizia, che può essere in qualsiasi modo, la cultura. Curiosità. Certo, bravissimo, mi veniva la parola giusta, la curiosità. Se sei curioso puoi fare tutto nella vita, perché quello ti apre un sacco di mondi, no? Penso che è la cosa più bella, è una delle cose più belle ancora, penso che sia sognare, devi sempre sognare. Uno ha visto tante volte, ma sei rimasto Casfino, sei Peter Pan, ma è giusto essere Peter Pan, un piccolo pezzo dentro di noi di Peter Pan ci deve stare sempre, perché se no non arriveremo mai da nessuna parte. Peter Pan ci deve stare sempre in noi, sognare fa le persone grandi, penso questo, penso.